Per chi si fosse perso qualche episodio, io e Lornet siamo a Amsterdam. In questa puntata lasceremo la città per andare a vedere Bruxelles, dove vedrò l'Atomium, un monumento che forse molti di voi ricorderanno per il famoso film Men in Black. È stato spettacolare, ma si lascia anche Amsterdam. È vero che appena partito c'è stato l'acquazzone, però questo tramonto così, questo panorama e la strada che corre incontro al tramonto mi sta davvero esaltando. Il canale è così vicino e quasi alla stessa altezza della strada fa davvero uno strano effetto. Appena arrivato mi sono imbattuto in questo tunnel piuttosto moderno. Questo murales non potevo proprio non filmarlo. Anche nei tunnel ci sono un sacco di murales. Come vedete, questo è un po' in stile medievale. Mentre stavo guidando sulle strade olandesi, mi sono fermato un attimo in uno spiazzo per controllare le strade sul navigatore. Non passano nemmeno 5 minuti che un'auto della polizia mi si affianca, chiedendomi se avevo qualche problema. Quando ho risposto che non avevo nessun problema, mi hanno detto che per controllare la cartina avrei dovuto fermarmi al paese più vicino e parcheggiare la moto. Sottolineo che io mi trovavo nella parte di piazzola dove, anche in caso fosse arrivato un autobus, non le avrei causato nessun tipo di intralcio. Comunque, anche se sono stati un po' troppo zelanti, devo dire che sono stati anche molto gentili. Sono arrivato abbastanza tardi a Bruxelles e appena sono arrivato ho sistemato la roba nell'ostello e sono andato a cercare qualcosa da mangiare, dato che avevo mangiato solo qualche cosa durante le soste per i rifornimenti. Ok, sono qui a Bruxelles e oggi andiamo a vedere se ci danno il permesso per il Tagikistan e poi dopo andiamo a vedere qualche cosa di bello qui a Bruxelles. Ecco il primo monumento che vedrò a Bruxelles. Sono qua all'Atomium di Bruxelles, che forse conoscete per qualche film tipo Men in Black. Qui c'era tutta la storia dell'Expo e tutta la storia della costruzione dell'Atomium.
L'Atomium è stato costruito nel 1958 per l'Esposizione Universale di Bruxelles. L'Atomium doveva essere molto di più di una semplice bella struttura. Doveva simboleggiare il futuro, rappresentare un atomo ingrandito ben 165 miliardi di volte. Immaginate il 1958, siamo in piena guerra fredda. Le persone guardano il nucleare con un misto di ansia e speranza. L'Atomium doveva simboleggiare la scienza, il progresso e soprattutto la speranza in un futuro migliore. Ogni anno milioni di turisti vengono a vedere questa struttura, ma l'Atomium non è solo una struttura turistica, ma anche un centro culturale. Infatti qua vengono organizzati durante tutto l'anno eventi, concerti e mostre tematiche. All'interno dell'Atomium, quando ci sono stato io, non c'erano molte mostre, a parte la mostra con la storia dell'Atomium stesso, ma c'erano molti giochi di luce e musica. Tuttavia, questa è una dei monumenti relativamente moderni che mi piacciono perché nella loro unicità
ti lasciano un segno, sia quando li visiti, sia nel proprio immaginario. Comunque ora lascio l'atomo e vado a vedere qualcosa di molto molto più vecchio. Notre-Dame de la Reine. Questa chiesa è sempre stata molto legata alla famiglia reale belga. Sì, proprio così. Infatti, questa chiesa è il luogo di sepoltura della famiglia reale e qui vicino c'è il Palazzo di la Reine, sede della monarchia. Questa chiesa è stata costruita tra il 1854 e il 1874 ed è uno splendido esempio di architettura neogotica. Non è sempre stata bella come la vedete, perché è stata costruita in più riprese, mancando i fondi per costruirla bene fin da subito. Dopo la Notre Dame di Bruxelles sono andato sempre sotto l'acqua, che ormai contraddistingue questo viaggio, anzi il nostro viaggio, nella grande piazza di Bruxelles. Non vi racconterò la storia di questa grande piazza e del suo municipio che affaccia una torre di 96 metri sulla piazza e per cui ci sono voluti 300 anni per costruirlo. Vi dirò solo che questa piazza è davvero una delle più belle piazze di Europa. Io l'ho vista sotto l'acqua, ma è stato bellissimo lo stesso. Come vedete anche la GoPro non sopporta più l'umidità e anch'io comincio ad averci un brutto rapporto. Quindi ho ben pensato di concludere il mio pellegrinaggio andando alla Mecca della birra. Sono andato infatti ad un pub che ha una ristretta scelta di birre, proprio ristrettissima. Come avrete capito, in realtà in questo locale che si chiama Delirium la scelta di birre è davvero enorme. Anche il locale è enorme e se vi piace la birra io vi consiglio di farci un salto. Anche questo episodio finisce qua. Nel prossimo episodio andrò a respirare un po' di salmastro e vedrò una scogliera molto famosa. Se avete già capito di che posto sto parlando, scrivetelo qua nei commenti. Se ti è piaciuto questo video e vuoi far conoscere questa avventura ad altri, iscriviti e lasciami un like. Come al solito, io vi auguro buona strada a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio.